In origine fu il Mavic Mini, presentato a ottobre 2019, a rivoluzionare la fascia dei droni sotto i 250 grammi ed ecco l'evoluzione. Nel corso di 4 anni siamo arrivati al Mini 4 Pro. Un'evoluzione tecnologica continua che ha permesso di far nascere il Mini 4 Pro, che è un drone che ritengo sbalorditivo. Nell'immagine introduttiva abbiamo già visto le caratteristiche principali di questo drone che lo fanno diventare equivalente ai fratelli maggiori pur in un peso così ridotto. Posso già anticipare che secondo me il Mini 4 Pro non è un Mini 4 ma è un Mini Air 3, perché dell'Air 3 non ha nulla da invidiare e ha anche i vantaggi di essere un C0. Quindi di volare anche dove altri droni di peso superiore non possono, in particolare anche sorvolando persone non informate, ma ci arriveremo tra poco. Stiamo vedendo la scatola della versione Flymore Combo che contiene all'interno 3 batterie. Ogni batteria ha un'autonomia dichiarata di 34 minuti, come sul DJI Mini 3 Pro. Come ho anticipato è un drone con la marcatura C0 del regolamento europeo droni, tuttavia DJI lo indica adatto ai maggiori di 16 anni. Il regolamento europeo permette ai C0 di essere condotti anche dai minori di 16 anni. Però per il costruttore è un 16+, quindi è da tenere in considerazione. Apriamo la scatola, vediamo cosa c'è all'interno. Troviamo la ormai consueta borsetta di trasporto che contiene tutto l'occorrente. Vediamo anche che c'è il QR code per scaricare la DJI Fly, ormai da tempo non si trova più sullo store Google, si trova soltanto sullo store di Apple. Chi ha Android deve inquadrare il QR code e scaricarla direttamente dal sito DJI sezione download. Per quanto riguarda la borsetta è a tracolla, c'è una tasca anteriore. Cosa contiene all'interno lo abbiamo già visto, non abbiamo visto gli accessori che sono eliche di ricambio, foglietto informativo EASA e 2 cavetti, uno di tipo USB-C, l'altro USB-A e USB-C. Naturalmente cacciavitino per sostituire le eliche. E questo è il foglietto informativo EASA obbligatorio per tutti i droni con marcatura. In tutti i droni con marcatura all'interno della scatola ci deve essere questo foglietto informativo che avvisa l'utente e lo informa di cosa può fare e cosa non può fare, ma lo vedremo più avanti. All'interno abbiamo naturalmente anche il caricatore multiplo per la Flymore Combo e all'interno sono inserite già 2 batterie, l'altra è sul drone per un totale di 3 batterie. Come sempre le batterie vengono caricate serialmente, quindi una alla volta, anche se ne inseriamo tutte e 3. Come di consueto all'interno della confezione non c'è un adattatore di rete che deve essere collegato nella presa di tipo C. Questo è l'indicatore di carica. Ovviamente le batterie non danno segni di vita perché sono ibernate, dobbiamo collegarle per la prima volta al caricatore. Queste sono le batterie del Mini 4 Pro che sono diverse nei dati rispetto alle batterie del Mini 3 Pro, tuttavia questo concentratore è compatibile anche con il Mini 3 Pro. Questo è il radiocomando RC2, è migliore rispetto al DJI RC perché ha un nuovo processore, ha anche 32 GB di memoria interna. Inoltre funziona col nuovo protocollo OcuSync 4 che ha anche la nuova banda a 5,2 GHz, ha anche una ventola interna. È lo stesso modello che equipaggia l'Air 3, l'abbiamo visto nella recensione dell'Air 3, ha i tasti C1 e C2, le 2 ghiere per zoom e orientare il gimbal, tasto di registrazione, tasto scatto foto, ritorno a casa automatico, selettore per velocità cine, normale e sport e ritorno a casa automatico pausa. Display uguale a quello dell'RC1, quindi 700 nit di luminosità massima. E questo è il Mini 4 Pro, come possiamo notare ha il proteggi eliche di serie. DJI sul Mini 3 Pro non ha inserito il proteggi eliche, lo aveva il Mini 2,
con il Mini 4 DJI è tornata a inserire anche i proteggi-eliche. E attenzione, perché i proteggi-eliche aftermarket schiacciano le eliche, soprattutto nella parte superiore. Come possiamo notare, nella parte superiore viene dato lo spazio alle eliche, non è un semplice elastico che le preme, e questo è molto importante perché a forza di deformare le eliche poi si possono introdurre vibrazioni dannose per il gimbal, che vengono trasmesse anche al video. Molti usano un elastico o comunque proteggi-eliche a fascia che schiacciano l'estremità delle eliche superiori. Qua invece abbiamo lo spazio vitale. Applicarlo e toglierlo è molto semplice, c'è questo sistema di fissaggio e si sgancia. Abbiamo anche un nuovo copri gimbal anteriore che va a coprire anche i sensori anteriori. Bene così, perché i sensori sono ad occhio di pesce, quindi sporgono, si possono rigare, quindi ci voleva la protezione dei sensori assieme al gimbal camera. Si apre in questo modo come il Mini 3 Pro ed eccolo in tutto il suo splendore. Abbiamo già visto che ha i piedini di atterraggio anteriori con le antenne integrate, non ha più le antenne nei braccetti, così come il radiocomando RC2 ha le antenne esterne oltre a quelle interne. Ma diamo un'occhiata da vicino. Il gimbal è uguale a quello del Mini 3 Pro, ma la camera è leggermente diversa. Tra l'altro questo drone ha un processore immagine nuovo che gli permette appunto di filmare anche in HLG, oltre che in D-Log-M, modalità a 10 bit, quindi 1 miliardo di colori. Qua vediamo i nuovi sensori omnidirezionali, come abbiamo visto nel breve video delle intro. Riescono a rilevare anche gli ostacoli laterali, ostacoli a 360 gradi anche verso l'alto. È il primo drone sotto i 250 grammi C0 con ostacoli omnidirezionali con una resa pari a quella dell'Ari 3. Vediamo che ci sono anche nuove prese d'aria che ricevono l'aria spinta dalla punta delle eliche posteriori verso l'interno. Anche la grata anteriore è stata ridisegnata e quindi sono stati ottimizzati i flussi interni. Abbiamo visto che abbiamo questa luce che in questo momento, con questa versione di firmware che ho provato, si può accendere e spegnere manualmente oltre che in automatico. Queste sono le due telecamerine verticali, questi sono l'alloggiamento per il copri gimbal, ma abbiamo due nuovi sensori infrarossi 3D, quindi una maggior precisione anche durante il ritorno a casa automatico per rilevare la piazzola di atterraggio, quindi il precision landing. Qua vediamo l'adesivo della marcatura C0. Diamo un'occhiata anche all'interno, togliamo la batteria. Vediamo che c'è anche l'altra etichetta CE, in fondo c'è l'etichetta gialla di avvertenza classe 1 laser per i sensori a infrarossi. In pratica, con tutti i sensori attivi è come se il drone volasse all'interno di una bolla protettiva con un raggio di 15 metri. I due LED anteriori sono stati spostati sui braccetti posteriori, anche se i droni C0 non hanno obbligatorie le luci. Tuttavia per il volo notturno è necessaria almeno una luce verde lampeggiante. Tra poco verificheremo batterie, luci e filtri se sono intercambiabili. Prima però vediamo di attivare il drone e le batterie. Come detto serve un adattatore, questo ad esempio è l'adattatore da 60 watt, ma ne è sufficiente un adattatore da 30 watt, l'importante è che sia Power Delivery PD oppure PPS. Anche il radiocomando si può caricare in modalità rapida, ce ne accorgiamo dalla frequenza con cui lampeggiano i LED, in questo caso veloce vuol dire che sta caricando velocemente. Una volta caricate le batterie di drone e radiocomando possiamo procedere con la prima attivazione. Il drone arriva già abbinato al radiocomando, quindi è sufficiente accendere entrambi e aspettare che si colleghino. Per l'attivazione serve un collegamento internet. Il radiocomando all'interno ha sia la possibilità di ricevere in Wi-Fi che in Bluetooth, oltre ad avere un GPS interno, quindi non dobbiamo fare altro che collegare il radiocomando ad un hotspot Wi-Fi. Dopodiché possiamo seguire
tutta la procedura che è guidata, quindi ci fa scegliere la lingua, naturalmente c'è anche l'italiano, poi ci fa scegliere il fuso orario e al termine c'è una breve guida rapida sulle funzionalità del radiocomando e quindi spiega un po' come utilizzarlo, quindi a cosa servono le ghiere, i tasti e il resto. Come ho anticipato, il DJI RC2 ha le antenne sia esterne che interne, 32 GB di memoria interna OcuSync 4 con una portata dichiarata di 10 km in CE, 20 km in USA FCC. In più ha una ventola interna, mentre l'RC normale, l'RC1 non ha la ventola, e il resto lo abbiamo già visto. Un'altra novità è quella che il Mini 4 ha 2 GB di memoria interna per video e foto. 2 GB sono veramente pochi, però è meglio che niente, e il Mini 3 non ha questa memoria interna. Per quanto riguarda le dimensioni sono simili, a parte il cambiamento di design dovuto all'inserimento dei nuovi sensori. Qua vediamo i due gimbal camera. Le due camere sono leggermente diverse per quanto riguarda anche il raffreddamento. Vedete, quella del Mini 4 è fatta in modo diverso, quindi è stata ottimizzata. Tra poco vedremo se è stata inserita anche la resistenza interna anti-appannamento, che è stata inserita sul Mini 3 ma non sul Mini 3 Pro. E anche il raffreddamento, come ho già spiegato, è stato ottimizzato sul Mini 4, è diverso rispetto al Mini 3 Pro. Questo perché c'è una grande richiesta di processamento di calcolo e quindi c'è bisogno di un maggiore raffreddamento, ad esempio per i sensori, per l'HLG, per il D-Log M. Nuovi sensori a infrarosso, luce verticale. Da questo confronto si capisce come il Mini 4 Pro riesca a rilevare anche gli ostacoli laterali rispetto al Mini 3 Pro, non solo laterali ma a 360 gradi, quindi anche sopra, come abbiamo visto nella intro e come vedremo nel dettaglio più avanti. Nel frattempo guardate che differenza tra le prese d'aria posteriori che ricevono l'aria dalle eliche, quelle del Mini 4 sono più grandi. Eliche e motori invece sono uguali. Ma passiamo alle batterie. Le batterie si possono scambiare tra Mini 4 e Mini 3 e viceversa? Togliamo la batteria del Mini 4 e vediamo che effettivamente i dati sono quelli che avevo riscontrato nei registri FCC, 7,32 volt contro il 7,38 della batteria del Mini 3 Pro, per una energia complessiva di 18,96 Wh. Vediamo la batteria del Mini 3 Pro che ha 18,10 Wh, quindi un po' meno energia. Le dimensioni sono identiche, le dimensioni esterne, quindi vediamo se va all'interno del Mini 4, batteria del Mini 3 Pro all'interno del Mini 4 Pro. Il radiocomando è già acceso, quindi non mi resta che accendere il Mini 4, vediamo se si accende. Ok, si accende, vediamo se fa il collegamento con il radiocomando. Vediamo cosa succede. Sembra andare bene, però come stiamo vedendo viene vista come batteria plus, non è la batteria plus ma viene vista così. E quindi c'è questa avvertenza. Vediamo se effettivamente il drone si avvia. Proviamo subito. C'è l'avvertenza e si avvia. Quindi la batteria funziona. La batteria del Mini 3 Pro funziona sul Mini 4, ma appare questa avvertenza che è stata installata la batteria Plus e che quindi non è conforme con la marcatura C0. Allora proviamo a mettere la batteria del Mini 4 sul Mini 3. Vediamo se funziona e poi vediamo anche di capire come mai la batteria standard del Mini 3 sul Mini 4 viene riconosciuta come plus. Allora, questo è il Mini 3 con la batteria del Mini 4. Vediamo se si accende. Si accende, vediamo se fa il collegamento
con il radiocomando. Ricordo Mini 3 Pro con la batteria del Mini 4 Pro. Vediamo che appare un messaggio. No, sembra andare e invece no. Versione batteria non compatibile, cambiare batteria. Quindi non viene riconosciuta. Probabilmente c'è bisogno di un aggiornamento firmware per il Mini 3 Pro, perché in questo momento non sa che esiste anche il Mini 4. Bisogna vedere se DJI renderà compatibile la batteria del Mini 4 con il Mini 3. Quella del Mini 3 sul Mini 4 Pro viene vista come plus, ma il drone vola e non è conforme al C0. Perché non è conforme? Proviamo subito sulla bilancia. Mini 3 Pro con batteria del Mini 3 Pro 249 grammi. Mini 4 Pro con batteria del Mini 4 Pro 248 grammi. Ed ecco svelato l'arcano. Mini 4 Pro con la batteria del Mini 3 Pro pesa 252 grammi, quindi va fuori soglia, non è più C0. La batteria del Mini 3 Pro pesa 81 grammi, mentre la batteria del Mini 4 Pro è più leggera, pesa 77 grammi, quindi DJI ha fatto una nuova batteria più leggera, però con capacità leggermente aumentata, e probabilmente perché è più leggera, perché ha aumentato le potenzialità del drone Mini 4 Pro, quindi nuovi sensori che pesano di più, nuovo processore immagine e via dicendo. E invece i filtri sono compatibili. Allora il Mini 4 ha dei nuovi filtri, però siccome il gimbal camera visivamente è uguale, potrebbero andare bene. Quindi anche i filtri del Mini 3 Pro potrebbero andare bene sul Mini 4 e viceversa. Questi comunque sono i filtri ND del Mini 4. Non sono presenti nel Flyer More Combo, sono da comprare a parte. In questo caso ND 16, 64 e 256. DJI ha anche una lente grandangolare che rientra nella certificazione C0, quindi si può usare tranquillamente. Questo è il FOV dell'obiettivo normale, circa 82 gradi, e questo è il grandangolare con 100 gradi di FOV. Ma vediamo se gli attacchi sono compatibili. Questo è la copertura del Mini 4, la metto al posto del Mini 3 Pro, vediamo, e non ci entra. Gli attacchi sono diversi, quindi non sono compatibili. Mini 4 non va sul Mini 3, Mini 3 non va sul Mini 4. Ci sono delle piccole differenze negli attacchi. Vediamo anche che l'obiettivo è leggermente diverso. Tra l'altro ho riscontrato che la qualità immagine del Mini 4 Pro è migliore rispetto a quella del il Mini 4 Pro. Assomiglia all'Air 3. Probabilmente la cosa è dovuta al nuovo processore immagine del Mini 4 Pro. Sensore uguale, caratteristiche, ma processore immagine nuovo sul Mini 4 Pro. Del resto, il fatto che i due sistemi di immagine siano diversi lo si nota anche con la camera termica. Infatti, come stiamo vedendo, il Mini 4 Pro ha la resistenza interna al gimbal, alla camera, per evitare l'appannamento. Questo è il Mini 4 Pro con la griglia anteriore anche ridotta rispetto a questo che è il Mini 3 Pro, e come possiamo notare non c'è resistenza all'interno della camera, quindi la camera del Mini 4 è riscaldata, mentre quella del Mini 3 Pro non è riscaldata, ma questo lo sapevamo già. E a proposito di calore, nonostante la presenza dei nuovi sensori, dell'HLG, di tutti questi sistemi che consumano energia e producono anche calore, il sistema di dissipazione del Mini 4 Pro funziona bene. Infatti le temperature sono simili a quelle del Mini 3 Pro durante il volo. Come abbiamo visto, il Mini 4 Pro ha le luci sulla parte posteriore invece che anteriore come il Mini 3 Pro, ma le luci lampeggianti verdi resteranno accesi in registrazione sul Mini 4 Pro. Consideriamo che il regolamento 945 non obbliga il produttore a inserire delle luci, quindi dal punto di vista del produttore il drone è pienamente in regola. Purtroppo però, come stiamo vedendo, quando avviamo la registrazione anche il Mini 4 Pro spegne le luci verdi lampeggianti. E questo è un po' strano, visto che le luci sono
sulla parte posteriore, quindi non possono dare fastidio alla camera come invece potrebbero dare fastidio con il Mini 3 Pro. Ripeto, un drone C0 non è obbligato ad avere le luci. Comunque di questa cosa ho avvisato DJI, vedremo se con i prossimi firmware faranno in modo di mantenere le luci verdi lampeggianti anche in registrazione video, perché è un obbligo del pilota relativo al regolamento 947, mentre i requisiti del drone sono indicati nel regolamento 945 e i costruttori seguono il regolamento 945. Quindi, sia che ci siano luci verdi, sia che non ci sia nessuna luce, il drone C0 è in regola con la normativa europea dal punto di vista del produttore. Speriamo che DJI facoltativamente inserisca questa possibilità. Ora, prima di fare un riepilogo sui punti forti di questo drone, andiamo a vedere, diamo uno sguardo all'app, alla DJI Fly, è la versione nuova. Come vediamo in basso a sinistra abbiamo una nuova disposizione degli indicatori di altezza e velocità. Nel tab sicurezza vediamo che c'è sempre l'evitamento ostacoli bypass, frena oppure spento, possibilità di visualizzare la mappa radar, dove in rosso e in arancione vengono visualizzati gli ostacoli. Abbiamo le opzioni di bypass normale ed elegante, quindi un diverso modo di aggirare gli ostacoli. In modalità elegante i movimenti saranno meno bruschi, però gli ostacoli saranno sfiorati, quindi è più pericoloso, è più a rischio impatto. Poi sotto abbiamo la selezione del ritorno automatico RTH, può essere ottimale o preimpostato. Modalità ottimale, decide lui l'altezza a seconda anche degli ostacoli che rileva, e devo dire che con il Mini 4 Pro io scelgo ottimale perché i sensori funzionano egregiamente. Poi abbiamo l'altezza RTH, che siccome questo è un drone C0, anche l'altezza RTH è limitata a 120 metri rispetto al punto di decollo. È una cosa che vale per tutti i droni C0. Abbiamo possibilità di aggiornare il punto di ritorno alla posizione dove si trova il drone in quel momento o a quella del radiocomando, e anche sul Mini 4 Pro abbiamo la realtà aumentata. La vediamo bene qua, in pratica durante il ritorno a casa automatico in verde disegna la rotta che seguirà il drone, poi vedremo sempre il punto H, il punto home, anche durante il volo normale avremo sempre il punto H nel video di ritorno. In più vedremo l'ombra virtuale che ci dirà dove atterrerà il drone. Dell'altezza limitata a 120 metri rispetto al punto di decollo ve ne ho già parlato, più oltre a 120 metri non si può andare di altezza. E questo potrebbe essere un problema, ad esempio nella missione che ho fatto a Waypoint che abbiamo appena visto, la chiesa era alta a 110 metri, ma il campanile superava i 120 metri, quindi io non avrei potuto, non sono riuscito a sovrastare il campanile, anche se per regolamento avrei potuto, perché il regolamento parla del punto più vicino rispetto alla superficie terrestre del drone rispetto alla superficie terrestre, non rispetto al punto di decollo. Purtroppo la normativa C0 impone l'altezza rispetto al punto di decollo, in questo caso rispetto al mare, perché sono decollato dal mare. Comunque la programmazione waypoint mi permette di settare l'altezza di un waypoint fino a 500 metri, come vedete ne ho settato più di uno a 129 metri. Il problema è che quando poi ho premuto il tasto Go, qua ho controllato che tutto fosse a posto, quando ho premuto il tasto Go, guardate cosa è successo. A parte la traduzione sposta ora che è fatta approssimativamente, premo sposta ora, cioè decolla, e guardate cosa succede. Compare il messaggio che ci sono dei waypoint che superano appunto i 120 metri, quindi il volo è sospeso. Ho dovuto riprogrammare i waypoint e rimetterli a non più di 120 metri. E la missione è partita, guardate che spettacolo. Se si vede il video di ritorno a tratti è un problema di rendering, perché a volte registra 50 fps, io questo video lo renderizzo a 30 fps, quindi potrebbe andare a scatti, ma in realtà sul radiocomando è tutto molto fluido, soprattutto il girato sul drone è assolutamente fluido.
Programmando a waypoint e inserendo i POI si portano a casa delle riprese stupende, anche se manualmente non sei in grado di pilotare bene per ottenere delle riprese morbide e fluide. Con il volo a waypoint è tutto assolutamente morbido e lineare. Poi proseguendo nell'analisi vediamo che ci sono informazioni della batteria anche alla temperatura, che potrebbe essere utile quando abbiamo dei dubbi. Luce ausiliaria, come abbiamo visto, è possibile accenderla, spegnerla oppure tenerla in modo automatico. Questo è un drone C0, probabilmente sui C0 c'è questa possibilità che invece su altri droni con marcatura non viene data. Sui C1 e C2 c'è soltanto la modalità auto, non viene permesso di accenderla o spegnerla manualmente. E poi abbiamo le solite voci: sblocca il mio drone, trova il mio drone, ultimo punto in cui ha trasmesso le informazioni. C'è anche l'ultimo video che ho registrato dove si trovava, quindi molto utile per il ritrovamento. Poi abbiamo le solite impostazioni in caso di perdita di segnale, quindi RTH, cioè ritorno a casa, oppure a terra, oppure staziona. Le unità di misura, ma poi in nuova impostazione, l'impostazione Focus Track. In pratica, come abbiamo visto, adesso è possibile, quando facciamo Focus Track, quindi Active Track su una persona, determinare la distanza minima e la distanza massima rispetto alla persona. Come vedete, il raggio interno e il raggio esterno. Anche l'altezza è possibile determinare e il movimento della fotocamera se normale è veloce o veloce. Inoltre è possibile far volare il drone anche sotto i 2 metri se attiviamo questa voce volo in prossimità del suolo, ovviamente è più pericoloso. Comunque questa cosa qua è veramente una grandissima cosa sulla persona. Per il veicolo non c'è la possibilità di settare le distanze, però ho visto che funziona molto bene. Poi per il gimbal camera c'è la possibilità di settare in follow oppure in FPV, la possibilità di regolare le velocità nelle varie modalità cine, normale, sport, comprese anche i parametri fluidità imbardata, velocità massima di salita. Insomma, ci sono tante possibilità di setting. La personalizzazione dei comandi, quindi modalità 1, modalità 2 o anche custom, i pulsanti, le varie funzioni. C'è anche il cruise control. Una volta attivato noi possiamo dare con lo stick una velocità e poi anche quando rilasciamo lo stick al centro il drone mantiene la velocità impostata. Per quanto riguarda il video, come per Air 3 non c'è il formato MOV, c'è soltanto MP4, però c'è l'HLG e il D-Log M, assolutamente top, perché HLG e D-Log M sono a 10 bit, quindi 1 miliardo di colori, e c'è la possibilità di attivare il display assistito a colori in modo da vedere bene il video di ritorno, perché altrimenti lo vedremo tutto più chiaro quando attiviamo HLG oppure D-Log M. Tra l'altro anche Active Track funziona in HLG, D-Log M, i Focus Track anche a 60 fps e 4K, insomma tutte le modalità sono attive anche nelle funzioni smart, anche nei Master Shot li fa 4K 30 fps anche in HLG volendo, quindi top. La qualità video del Mini 4 Pro è veramente spinta al massimo, è come un Air 3, ho detto, è un Mini Air 3. Abbiamo possibilità, questo però c'è anche sul Mini 3 Pro, di variare lo stile, quindi la nitidezza, possiamo bilanciare il bianco manualmente, possiamo ridurre il rumore. Come vediamo e come ho detto ci sono 2 GB di memoria interna all'interno del Mini 4 Pro. Possiamo personalizzare i nomi dei file. Poi abbiamo la banda a 5,2 GHz, la possibilità di fare streaming via RTMP. A questo proposito ci sono 200 mW dichiarati ufficialmente alla DJI sulla 5.2 del Mini 4 Pro, anche se la FCC aveva misurato 70 mW, ma in USA questa banda non viene usata, quindi probabilmente il drone è localizzato in USA quando l'FCC ha fatto le misurazioni, non essendo attiva in USA, era stata ridotta di potenza dal firmware. Poi abbiamo la possibilità di orientare la camera in verticale per i social, la possibilità di zoom fino a 3x a 4K. Poi una cosa che forse
in molti non sanno, se noi andiamo a cliccare sui simboli sopra, ad esempio il numero di GPS ci dice l'intensità del segnale, così come quello dei sensori, l'intensità del segnale radio e quanto tempo rimane quando siamo in volo all'RTH fino all'atterraggio forzato e via dicendo. In più possiamo anche aprire la checklist del volo dove troviamo i parametri immediati più importanti da regolare, da consultare e controllare. Poi per quanto riguarda i video abbiamo modalità normale, ma abbiamo anche la modalità notturna che c'è anche su Air 3, che ho trovato abbastanza soddisfacente, anche se a volte a seconda della scena inquadrata esce fuori un po' di rumore. Comunque è come su Air 3 e questo mi fa pensare che il reparto camera sia esattamente lo stesso che c'è su Air 3, migliore rispetto al Mini 3 Pro. Per quanto riguarda lo slow motion abbiamo i 100 fps sul 4K e i 200 fps sul 1080p, quindi un miglioramento rispetto al Mini 3 Pro. Per le foto, con questa versione di firmware non sono stati abilitati i 48 megapixel, mi aspetto che a breve vengano abilitati e ovviamente abbiamo le solite opzioni, quindi A e B, scatto a tempo, scatto a raffica con le varie possibilità. Poi abbiamo i master shot, ci sono i quick shot, c'è l'hyperlapse a punti programmabile, quindi hyperlapse a waypoint. C'è la possibilità anche di scattare fotopano, ovviamente. C'è la modalità Pro che ci permette di regolare manualmente tutti i parametri e tra l'altro in HLG e in D-Log M l'ISO arriva fino a 1600, parte da 100 fino a 1600. In slow motion, come ho detto, 1080p 200 fps, parte da 100 e arriva a 200, mentre 4K 100 fps. Quando il drone resta acceso per tanto tempo entra in eco mode per non surriscaldarsi. Adesso vediamo i punti forti di questo drone. Sicuramente il rilevamento ostacoli, funziona dappertutto, ovunque. Guardate qua, stavo facendo un master shot, a destra un ostacolo e si è fermato, ha interrotto. Ostacolo laterale, abbiamo visto prima, assolutamente top nel rilevamento ostacoli. Ovviamente non rileva rami secchi e fili elettrici, ma tutto il resto lo rileva, tanto che dopo tutte le mie prove sono assolutamente confidente e lo uso ovunque praticamente. È il top per l'Active Track perché con il riconoscimento ostacoli si può fare Active Track ovunque. Ad esempio voglio fare lo Spotlight, che è una modalità che mi piace tantissimo perché mantiene il soggetto al centro indipendentemente da come pilotiamo il drone. Seleziono 4K 60 fps e come ho detto prima è anche attivo l'HLG, quindi seleziono HLG, display assistito a colori, e poi confidando sui sensori faccio il mio volo in Spotlight. Seleziono anche H265 tanto per non farmi mancare nulla e poi inizio con il mio volo e inizio a pilotare da pazzo senza preoccuparmi di nulla. Ecco, in questo caso bisogna stare attenti perché con le manovre brusche può perdere lo spotlight, però vedete che mi ha riagganciato automaticamente. Quando mi perde comunque fa il pinpoint, quindi si riferisce al nuovo punto, però vedete queste cose con un Mini 3 Pro non le farei mai perché non ha i sensori laterali. Invece in questo caso sono confidente che gli alberi vengono visti perché sono tutti con foglie. Ovviamente non bisogna abusare di questo sistema, non bisogna esagerare. Io sto facendo un test un po' estremo per vedere i limiti di questo drone. E guardate qua, ho settato un drone a bassa quota ma a lunga distanza con l'albero dietro. Adesso parte e guardate cosa succede, va direttamente contro l'albero ed eccolo lì.
contro l'albero, ma i sensori lo hanno rilevato e quindi si è fermato. Con un altro drone non so se si sarebbe fermato, si sarebbe schiantato contro l'albero. Non so se è riuscito a vederlo, comunque è veramente in mezzo alle fronde mosse dal vento, veramente incredibile, veramente top. E questo è un drone che veramente in active track, ma anche con queste funzionalità, potendo anche sorvolare persone non informate senza problemi, a differenza dei C1 che invece non possono sorvolare persone non informate in modo sistematico, devono evitarlo ragionevolmente. Questo è un drone assolutamente il top per inseguimenti di persona, active track e via dicendo, completamente in regola con la normativa. E poi appunto c'è l'Active Track a 360 gradi con queste possibilità di inseguimento su persona, e quindi assolutamente versatile, novità assoluta. Per ora ce l'ha soltanto il Mini 4 Pro questa funzionalità. Adesso mi faccio seguire in Active Track e col dito lo sposto 360 gradi. Eccolo qua, lo faccio andare frontale, semplicemente. E ci sono gli ostacoli, ci sono gli alberi. Vedete? Tra l'altro è uscito fuori il messaggio forza interferenza ambientale, probabilmente perché appunto ha rilevato degli ostacoli. Però guardate che spettacolo. Eccoli qua gli ostacoli che ha rilevato, adesso li rileva un po' ovunque. Però io continuo. E guardate da dove è passato, vedete che rileva anche gli ostacoli sulla parte superiore ed è assolutamente fantastico. Poi essendo così piccolo riesce a passare dove altri droni non riescono a passare, e in caso di collisione con qualche rametto, con qualche foglia, comunque magari è facile che riprenda il volo senza finire per terra, perché ha un'inerzia, essendo più leggero, ha una minore inerzia. Guardate dove sta andando. E adesso ha interrotto l'Active Track perché si è reso conto che ci sono troppi ostacoli intorno. Guardate anche il radar che visualizza gli ostacoli. E guardate la qualità video, questo è un HLG a 10 bit, quindi un HDR convertito a Rec 709 per essere visualizzato a pieni colori anche sui monitor non HDR. Se siete interessati vi spiego un metodo semplice e gratuito per la conversione, ve lo spiegherò in un prossimo video. Queste sono le riprese automatiche del volo a waypoint che ho programmato prima, che avete visto. E la qualità video spinta al massimo a tutte le risoluzioni HLG di Log-M è un punto di forza del Mini 4 Pro. Un Mini Air 3 come ho detto prima, quindi questo assolutamente top. Il rilevamento e l'aggiramento ostacolo abbiamo visto perfetto, omnidirezionale, non ci sono problemi a fare voli anche laterali. Abbinato al focus track e active track a 360 gradi lo rendono il drone migliore per fare queste cose in presenza di persone non informate, perché è un C0, è un drone C0. Quindi vogliamo fare un active track su una pista ciclabile mentre ci sono altre persone? Lo possiamo fare anche se il drone sorvola persone non informate. Ovviamente dobbiamo rispettare la privacy e tutte le cose, però con un drone C1 ad esempio non si potrebbe fare, perché dobbiamo comunque evitare il sorvolo di persone non informate ragionevolmente, e questo ragionevolmente blocca un po' i C1. Invece i C0 sono liberi da questo punto di vista. Volo a waypoint, un'altra cosa fantastica, guardate che morbidezza nelle immagini, che movimenti morbidi, nessun SDK riesce a fare questa fluidità di immagine e di movimento. Quindi veramente top per chi non riesce a fare manovre morbide da riprese aeree, quindi waypoint ottimi. Segnale OcuSync 4, anche se la banda 5,2 GHz non è paragonabile alla forzatura FCC, comunque in ambienti
dove non ci sono ostacoli diretti tra drone e radiocomando, funziona molto bene ed è immune da interferenze perché è una banda che non viene usata da nessuno, perché non è la 5.8, è la 5.2. Con nessuno intendo il pubblico generale, le persone comuni, anche perché è una porzione di banda che in esterno è riservata ai droni, gli altri non possono usarla in esterno. Vediamo quali sono i punti critici delle Mini 4 Pro. Allora, sicuramente l'altezza dei C0 che è limitata a 120 metri rispetto al punto di decollo, ma su questo non si può fare nulla. Poi abbiamo la scarsa compatibilità, a parte il discorso dei filtri, comunque non è compatibile con i visori, insomma con l'ecosistema vecchio non è ancora compatibile, così come l'Air 3, quindi per ora si può utilizzare soltanto col DJI RC2 e col DJI RCN2, basta, non c'è altro di compatibile. Il consumo quando è tutto attivo, soprattutto HLG e evitamento ostacoli e via dicendo, tirando il collo alla batteria, nel migliore delle ipotesi si arriva a 25 minuti contro i 34 dichiarati. E poi c'è la storia della luce verde lampeggiante che quando è in registrazione viene spenta, DJI ci metterebbe un attimo, basta un attimo per DJI lasciarla attiva sempre, anche perché sono posteriori, quindi non danno fastidio a nulla, basta cambiare un parametro nascosto all'interno del drone. Per quanto riguarda il regolamento, questo è un drone che si può usare senza il cosiddetto patentino, all'interno c'è questo foglietto informativo EASA, serve l'assicurazione, registrazione sul sito di Flight come abbiamo visto nell'intro, con applicazione del QR code e registrazione operatore. Prima di condurre il drone in volo bisogna accertarsi sulla mappa di Flight che la zona sia libera, che non ci siano restrizioni. E poi bisogna seguire queste indicazioni. Essendo un drone C0 è il drone più agevolato dalla normativa del regolamento europeo droni. Per questo con queste funzionalità Active Track, sensoristica, evitamento ostacoli, assolutamente un best buy, un drone sbalorditivo come ho detto. E mentre guardiamo questo bel Active Track, avete visto tra l'altro dalle immagini dello screen recorder come riesce a recuperare anche quando l'auto viene nascosta dalla vegetazione, come in questo caso recupera il tracking, quindi ottimo. Ripeto, con i sensori che mi danno confidenza anche nel volo laterale, queste cose le riesco a fare tranquillamente, mentre col Mini 3 Pro sono sempre in apprensione. Col Mini 3 Pro per essere tranquillo devo fare l'inseguimento, quindi sfruttare i sensori ostacoli anteriori. Con il Mini 4 Pro sono libero di fare qualsiasi cosa. In questo caso io sono il passeggero con il radiocomando in mano perché per regolamento il pilota che si fa seguire non può guidare un altro veicolo, quindi neppure una bicicletta, perché la bicicletta è considerata veicolo. Lo so che a molti può sembrare assurdo, però il regolamento dice questo e io l'ho riportato. A proposito di regolamento, il volo in notturna l'ho eseguito applicando una lucetta verde al Mini 4 Pro. Si può fare perché fino al 31 dicembre 2023 c'è il regime transitorio che prevede che i droni fuori dalla marcatura e il Mini 4 Pro diventa fuori dalla marcatura se applichiamo la lucetta, ma se sta sotto i 500 grammi può essere condotto con l'attestato A1 fino al 31 dicembre. Sotto i 500 grammi ho potuto condurlo anche di notte con la lucetta verde che ho. È tempo di salutarvi, questi sono i prezzi, addirittura inferiori rispetto al Mini 3 Pro, leggermente inferiori, quindi ottimo. Tutti ci aspettavamo un aumento di prezzi, invece DJI ci ha sorpreso e ha diminuito leggermente i prezzi con un drone molto più prestazionale rispetto al Mini 3 Pro. Peccato che manca la compatibilità anche con gli SDK e sugli SDK il Mini 3 Pro resta imbattibile, come ho detto in un altro video. Bene, per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Se volete aiutare il canale comprate il Mini 4 Pro o altri prodotti cliccando sui link in descrizione. In questo caso io riceverò una commissione per voi a costo zero.
e in ogni caso vi ringrazio per l'attenzione. Ci sarebbero ancora tante cose da dire, approfondirò negli altri video perché questo ormai è diventato lunghissimo. Ciao a tutti e buona continuazione.